Ciao a tutti ragazzi, sono Nelirfa e mi trovo con il mago. Sto andando avanti con la build della tempesta di freddo, non mi ricordo come si chiama. E dunque, molti di voi nei commenti mi hanno scritto che hanno pochissima difesa. Adesso andiamo a vedere, andando a fare un dungeon di livello 23, come vanno le cose. E se vanno bene, probabilmente voi state sbagliando qualcosa nella vostra build. Adesso andiamo a fare una prova. Dunque, avevo trovato questo e proviamo ad andarlo a fare. Dunque, allora, dungeon di livello 23 al momento in solo, devo ancora iniziarlo. C'è da dire che in gruppo sono andata a fare i dungeon di livello 41. Chiaramente non sono immortale, qualche volta si muore, però sono fattibili. Il problema è fare un po' danni, perché questa build è un po' incentrata sulle difese. Come vedete abbiamo due scudi. Io il terzo scudo sono andata al momento a toglierlo, perché comunque facevo poco danno da sola. Comunque rimane sempre valida come build per quanto riguarda gli scudi. Allora, vediamo un po' come vanno le cose. Ragazzi, qua non credo di avere teoricamente grossi problemi, in quanto poi sono andata a fare, come vi dicevo, quelli di 41 in gruppo e riesco a farli abbastanza bene. Adesso chi è che mi ha invitato un attimo? Non posso perché devo finire su dungeon e dobbiamo andare a liberare i tizi qua. Intanto andiamo a ammazzare ancora un attimo che sto registrando. Vedete che comunque utilizzato bene il personaggio non dovrebbe perdere vita. Ricordate sempre di andare a utilizzare gli scudi quando finisce il cooldown, ed è molto importante in questa build andare a trovare la riduzione dei cooldown, quindi c'è il cooldown delle skill, perché sono abbastanza lunghe, soprattutto la ultimate, che è ottima da andare a utilizzare, però ha un cooldown veramente lungo di 1 minuto se non erro. Quindi adesso andiamo a vedere. Vedete che comunque riesco tranquillamente a rimanere in vita, full vita. Vedete la barra qua, la palla, in modo da rimanere sempre con la palla abbastanza piena, in modo da potermi anche andare a pozzare. Allora, adesso andiamo a vedere. Tanto ho visto già che comunque non ci sono grosse problematiche. Bisogna sempre rimanere in movimento con il mago. Comunque non rimanete fermi, perché vedo molte persone che rimangono ferme e c'è sempre da dover girare col mago, congelare e continuare sempre a muoversi. Se rimanete fermi chiaramente siete un'ottima preda. Poi anche l'elusione negli stivali, in modo da fare lo scatto, e quindi non ci dovrebbero essere grosse problematiche a riguardo. Non so come voi state facendo i vostri personaggi, perché anche un rogue si è lamentato nei commenti che ha poche difese, ma ragazzi, cioè, non è così. In realtà le difese ci sono. Ovviamente dovete andare a puntare, per quanto riguarda gli oggetti da andare a mettere, anche sull'armatura, perché chiaramente se fate soltanto DPS si fate un botto di danni, ma siete con la carta addosso. Quindi allora, adesso questa build è buona perché comunque non morite. Come vi dicevo, ancora non si fanno dei grossi danni. Vedete, i numeri non sono quello che enormi, però comunque almeno non siete morti ogni 3 secondi. Siete un po' più lenti nell'andare avanti nei dungeon, perché vedete, per fare questo elite ci mette un bel po' di tempo al momento, però comunque riuscite a farli. Cioè, il discorso che mi avete fatto, che mettete piede e non riuscite a rimanere in vita, con questa build non è valido. Allora, adesso andiamo a vedere. Quando volevo uccidere questo qui, allora adesso stoppiamo un attimo. Dunque, allora vediamo un pochettino come andare a fare il nostro personaggio, perché comunque le difese ce l'avete nell'elmo, quindi vedete che ho l'armatura totale, tocca avere sempre questa voce e anche un po' di vita massima. In realtà nella build finale di livello 100 non ci sarà la vita massima, però l'armatura totale ci deve essere. Vedete che qui non è nemmeno tanto alta, bisognerebbe avere 7,2, però comunque nel cappello dobbiamo avere il tempo ridotto, tempo di recupero ridotto. Vedete che ce l'ho,
poi il massimo mana, la totale armatura, perché appunto è uno di quegli oggetti che ci dà l'armatura, e intelligenza. Poi per quanto riguarda la chest, ho questa qui che è l'unica che va bene per questa build. I guanti li dovrò andare a cambiare, che sono un po' vecchiotti. Bisogna avere la velocità d'attacco, la probabilità di critico, l'abilità da portare su, un'abilità che avete poi sulla barra con più 2 gradi, 3 gradi, quello che trovate, e la probabilità di ristorare, cioè rigenerare, come mi veniva il termine, il mana. La gonna, ecco qui la gonna io la devo fare, ho messo questa però la devo ancora fare. Riduzione dei danni vulnerabili, danni ai nemici da lontano. Anche nella gonna bisogna avere la totale armatura, poi e la riduzione dei danni, quindi vedete che qua la gonna serve moltissimo per andare a ridurre poi i danni. Gli stivali per il momento ho messo questi, gli unici, però non fanno parte della build, però l'ho trovati di livello 800 che sono ottimi e vanno anche a aumentare la probabilità di critico. Velocità di movimento, qua un 4 più di gradi di nova gelida, come si chiama questa qua, la gelida. Il costo del mana è più 4 di teleport, quindi 2 gradi negli stivali ci vorrebbero di aumentare almeno 2 abilità. Per quanto riguarda l'arma, la nostra state principale intelligenza, danni vulnerabili, danni critici, danni ai nemici vicini. Poi gli anelli, ecco gli anelli è stato un po' un tormento trovarli, perché non sono riuscita a trovarli. Devono avere danni vulnerabili, danni critici, probabilità di critico e la rigenerazione delle risorse, quindi del mana, identici entrambi. E poi il focus deve avere il cooldown ridotti, il costo del mana ridotto, la rigenerazione della risorsa, quindi tutto sul mana, e la probabilità di critico aumentata. Tenete presente che qui l'armatura a livello 100 dovrebbe aggirarsi intorno agli 8000 e la vita non me lo ricordo se anche la vita abbastanza alta, più alta sicuramente che di questa qui che ho adesso, e la potenza offensiva da alzarsi chiaramente. Comunque, allora, il problema grosso è che voi dovete aumentare l'armatura nell'elmo e poi avevamo detto, se non sbaglio, anche nella gonna. Allora, qui erano veramente tanti gli elite, cioè questi qua sì sono elite. Ok, vedete che tranquillamente, lavorando un pochettino con gli scudi, girando quando le skill sono ancora in cooldown, perché chiaramente adesso al momento la build mia non è completa, ho droppato quello che potevo, il massimo che potevo droppare, quindi bisogna anche un po' giocare sui tempi, ancora i cooldown sono abbastanza lunghi. Comunque grosse difficoltà non ce ne stanno. Ok, adesso andiamo al boss finale e qua ci sarà un po' da dire qualcosa, cioè nel senso che non andrò a morire probabilmente, di norma non muoio, però comunque ci metto un botto di tempo perché ancora non raggiungo i milioni di danni. Allora, sono morta una volta perché mi avevano scritto e dovevo rispondere, mi è arrivata l'ombra, questa qui nera, e mi ha fatto male. Vabbè, comunque in generale sta andando abbastanza bene. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare un punto dove non ci possiamo fermare che arrivi l'ombra, perché è un po' un dungeon particolare, no, arriva sempre ovunque. E volevo far vedere poi le statistiche un po' velocemente, se riesco, che non arriva. Allora, vediamo un po'. Probabilità di critico, adesso ce l'ho al 29%, probabilità di critico, vabbè, scusate, ma non è possibile. Poi quando uscirò dal dungeon vi farò vedere. Ora, evento, l'evento è un po' caotico, ma ce la dovremmo fare anche questo.
Purtroppo questa qui poi è antipatica perché ci sono le ombre che danno fastidio e quindi possono creare dei problemi. Allora ricordate sempre di ghiacciare tutto appena potete, poi subito andare col teleport in modo da creare più elettricità sopra la roba congelata, e questa skill, l'ultra, per andare a ricaricare completamente il nostro mana. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Allora, riuniamo un attimino tutti quanti in punto, tanto rigeneriamo, vedete, le skill, le abilità. Non posso ancora farlo. Possiamo andare a mettere anche lo scudo. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Ok, l'abbiamo terminato, vedete che è andato molto bene l'evento. L'evento è una prova. Io vi consiglio, ragazzi, di giocare in solo, perché così almeno imparate anche a utilizzare un po' tutte le abilità e il vostro PG, perché giocare un po' in gruppo magari non si ha il tempo di vedere bene come andare a toccare i tasti, perché è importante anche fare poi la rotazione giusta. Come vi dicevo, il teleport va fatto prima questo e poi va utilizzato subito questo. Allora procediamo col dungeon, poi vi farò vedere l'ultima cosa, un pochettino i danni e la probabilità di critico, eccetera, le voci. Come siete usciti fuori? No. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Allora, boss finale, come vi dicevo, qui ci staremo un bel po' di tempo perché ancora non si fa tanto danni, però comunque il discorso è che il dungeon si fa tranquillamente. Adesso io ho questa chiave qui di livello 23, ne ho craftate un pochettino, sono uscite tutte più basse, comunque da 23, 24, 25 sono fattibili, è proprio livello, ovviamente dovete fare 3 livelli in più del vostro livello massimo, cioè proprio per provare il minimo. Ok, allora dopo ci vediamo fuori quando avrò finito il dungeon e Non posso ancora farlo. vediamo poi come vanno le cose. Non posso ancora farlo. Ok, ah. Allora, qui abbiamo finito finalmente il dungeon. Allora, adesso qui non ci dovrebbero essere problemi, non dovrebbero arrivare le ombre, quindi andiamo a vedere un attimo quello che vi dicevo prima, che non riuscivo. Allora, probabilità di critico 29,8, danni critici 79,9, danni vulnerabili molto alto perché è una delle voci principali della nostra build, quindi 98%. Questo poi tutto il resto. Ovviamente danni contro il raggelamento al 143% perché la build è proprio basata sui danni da freddo, vedete 136,3%. Dunque allora poi tutto il resto, armatura 5004, contributo 50%, poi che altro c'è di alto qua? Alla riduzione dei danni degli elite 40%, perché mi sembrava che me la dà anche qualche aspetto. Allora, questo è per quanto riguarda la risposta alle vostre lamentele nei commenti che non riuscite a fare i dungeon del vostro livello. Allora, dunque, i dungeon del vostro livello si riescono a fare. C'è da dire che per quanto riguarda questa build è incentrata molto sulle difese, però fatta alla perfezione con le voci giuste, e ovviamente dovete andarle poi a portare al massimo, cioè quando avete poi i famosi numeri qua, vedete,
armatura totale qua è 6 e già dovrebbe essere intorno al 7. Il tempo di recupero 9. Vabbè, questo già va bene. Non solo mi ricordo quelle che non andava tanto bene, che era un po' bassino rispetto comunque bisogna lavorarci a cercare di portare al massimo almeno una voce. Questa build sicuramente fatta alla perfezione, vi dicevo, vi permetterà di andare a fare l'Illit in solo in circa 2 minuti. Non è instant come altre build, ma comunque riuscite a farla. Ok ragazzi, se avete ancora delle perplessità, delle domande, fatemele qui sotto nei commenti. Come sempre vi chiedo un bel mi piace e se ancora non l'avete fatto naturalmente iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!